Ciao, sono Giacomo e bentornati a questo nuovo episodio di Spiritosi Podcast, il podcast degli appassionati di scienza dello spirito. Oggi cercheremo di capire meglio che cosa si intende per scienza dello spirito. Parleremo di natura tripartita dell'essere umano e del concetto di Dio come Trinità, ma soprattutto cercheremo di esplicitare il concetto di intelligenza onnicreante. In primo luogo, dobbiamo tenere ben presente che la scienza dello spirito non appartiene alle categorie classificate dalla scienza umana classica, quella per capirci impegnata a studiare la materia in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua complessità, mediante gli strumenti messi a disposizione dalla nostra tecnica. La scienza dello spirito cerca di essere un ponte tra questo mondo, quindi il mondo materiale, e il mondo spirituale. Cerca di dimostrare, o quantomeno di descrivere, come le varie realtà, le realtà materiali e le realtà spirituali, siano tra di loro strettamente interconnesse e come non ci sia divisione tra il mondo spirituale e il mondo materiale. In questo caso si parla del concetto di multidimensionalità. Si cerca di dimostrare anche mediante esperimenti empirici come le leggi che governano il mondo materiale siano le medesime del mondo spirituale. Il primo punto che dobbiamo tenere ben presente quando parliamo di scienza dello spirito è che l'uomo, inteso come essere umano, è un essere tripartito. L'uomo quindi è composto da tre parti: corpo, anima e spirito. Il corpo è il corpo materiale, la sede dei nostri organi, in particolar modo i nostri organi di senso, che sono quelli che ci fanno percepire il nostro spazio-tempo come lo conosciamo. Il nostro corpo è quel vestito che il nostro spirito utilizza per fare esperienza di sé. Attraverso i nostri sensi noi possiamo tranquillamente esplorare la nostra realtà materiale, ma i sensori materiali del nostro corpo non ci consentono di andare a vedere e sbirciare cosa c'è al di là della realtà materiale. Per fare questo abbiamo bisogno del nostro corpo animico, della nostra anima, che è un ponte di collegamento con il nostro spirito. Attenzione, perché molto spesso si fa molta confusione quando si parla di anima e quando si parla di spirito, confondendo tra di loro le due cose. Il nostro corpo animico, altresì chiamato pneuma o astrale, quel corpo energetico che avvolge il nostro corpo fisico e che è in collegamento con il nostro spirito intelligente, il nostro vero io intelligente, chiamato anche ego sum, spirito che è innanzitutto asessuato, non è né maschio né femmina, ma soprattutto è immortale ed immanente, una pura scintilla divina del creatore, un tutt'uno con il creatore stesso. Alcuni studiosi, il più conosciuto dei quali è lo scienziato russo Konstantin Korotov, definisce l'anima come campo strutturatore di forma, ovvero quel campo energetico di forma toroidale che coordina e istruisce la composizione e strutturazione della materia fisica del nostro corpo. L'anima è la sede dei nostri desideri, delle nostre emozioni e sentimenti. Il centro della nostra anima è localizzato all'altezza del nostro cuore, al centro del nostro petto, dove c'è, per capirci, il plesso solare. Alcuni studi hanno evidenziato come il campo elettromagnetico del cuore sia il campo di energia più potente del corpo umano. Questo campo, elettrico e magnetico, si estende per circa 2-3 metri e sincronizza tutte le cellule del corpo. Oltre a influenzare l'ambiente circostante, il suo campo elettrico è circa 60 volte più forte di quello cerebrale, mentre quello energetico è circa 5.000 volte più potente di quello cerebrale. Quindi il nostro corpo fisico muore e l'anima e lo spirito si spogliano del corpo fisico e ritornano verso la propria vera natura, la nostra vera casa. Potenzialmente l'uomo, in quanto essere spirituale, può decidere di rinnovare la propria presenza nella realtà materiale un numero sufficiente di volte tale da consentirgli l'apprendimento di determinati valori che noi giustamente chiamiamo umanitari: la pace, la giustizia, l'uguaglianza, la fratellanza e la fraternità, che è l'unione dei concetti di fratellanza e comunità. Ma anche altri valori tipici del maschile e del femminile. Questo concetto introduce un altro grande tema, che è quello della reincarnazione. Secondo alcuni, il tema della reincarnazione viene affrontato da Gesù nel Vangelo, in particolare nel Vangelo di Giovanni, dove viene descritto il colloquio tra Gesù e Nicodemo, ma ne parleremo in una puntata ad hoc. La domanda che stimola il dibattito su che cosa si concentra lo studioso della scienza dello spirito è la seguente: ma se noi siamo esseri spirituali e materiali, è possibile che esistano anche altri esseri spirituali come noi, che tuttavia sono meno materiali di noi? La risposta ovviamente è sì, ma il vero studioso di scienza dello spirito come fa a rispondere sì a questa domanda? In primo luogo,
La risposta possiamo trovarla nelle sublimi spiegazioni che ci vengono date da alcuni contattisti che a partire dagli anni 50 del Novecento hanno incontrato fisicamente, ma anche astralmente, altri uomini e donne provenienti da lontani lidi dell'universo, da altri mondi abitati. Ad oggi ci sono altri uomini della Terra che sono diretti messaggeri dello spazio, il più importante dei quali è Giorgio Bongiovanni. In secondo luogo, lo studioso deve poi verificare la rispondenza delle spiegazioni contenute nei messaggi del cielo con la realtà fisica e materiale. Uno studioso deve pertanto cercare delle rispondenze anche delle moderne teorie della fisica e della fisica quantistica. Partiamo pertanto dal primo punto. Esistono anche altri esseri, altre persone spiritualmente più evolute di noi, alcune delle quali anche un po' meno materiali rispetto a noi. Hanno un corpo più sottile che vive in diverse frequenze e vibrazioni dell'esistenza. Se pensiamo che solo il 5% della materia esistente riflette la luce, mentre il restante 95% viene denominato dalla fisica materia ed energia oscura, che noi non vediamo, capiamo che alla fin fine siamo una frazione millesimale di un qualcosa di universalmente più grande di noi. Usando un termine tecnico, potremmo dire che queste persone possono settarsi su frequenze differenti della luce. Possono quindi vivere sia intorno a noi, ma anche in altri luoghi fisici per noi visibili, ma inaccessibili. E qui facciamo un piccolo passo in avanti. Quali sono i luoghi fisici in cui abitano alcuni spiriti altamente puri ed intelligenti? Queste anime vivono nei nostri soli, i soli che compongono le nostre galassie. I soli, le stelle, hanno uno strato superficiale, uno strato intermedio e un nucleo. La scienza ci insegna che nelle stelle c'è una prevalenza di idrogeno che nei processi di fusione nucleare si trasforma in elio. All'interno dei soli ci sono quelle che la nostra religione cattolica, ma anche altre religioni, definiscono angeli e che i moderni contattisti chiamano messaggeri dello spazio. Non sono altro che la triade superiore composta da cherubini, dai serafini e dai troni. All'interno quindi della multidifferenziazione del cosmo esistono varie dimensioni. Le dimensioni dello sviluppo animico del macrocosmo sono 7. Ci sono le 4 dimensioni del regno quaternario inferiore e le 3 dimensioni delle triadi superiori, di cui fanno parte i cosiddetti esseri angelici o cristici per l'appunto. Le prime 4 dimensioni sono quelle materiali, composte dal regno minerale, dal regno vegetale e dal regno animale, la sintesi evolutiva delle precedenti. Ed infine, tra la quarta dimensione, la dimensione umanità. Ovviamente la sintesi evolutiva delle 3 dimensioni fino alla quarta dimensione umana è un processo che richiede milioni di anni. L'attuale umanità della Terra non è entrata a pieno titolo nella quarta dimensione. La quarta dimensione ha come presupposto l'assunzione di alti valori di coscienza collettiva che corrispondono a più alte frequenze del nostro corpo astrale, più in linea con la coscienza universale delle altre umanità dello spazio. In questo caso si parla di umanità con una diversa genetica, la genetica cosmica o GNA. Parleremo di questo aspetto, se ne avremo modo, in una puntata appositamente dedicata. La Terra, nelle sue convulsioni animiche all'interno del Sistema Solare, ha dato modo alla vita di svilupparsi secondo una scala evolutiva ben precisa, partendo dal mondo minerale, passando per il vegetale ed arrivando all'animale. Questo non è in contrasto con la teoria dell'evoluzionismo di Darwin, ma c'è un qualcosa da dire in più. L'evoluzione della Terra e degli esseri che in essa vivono non è affidata al caso, l'evoluzione è possibile perché è coordinata dalle dimensioni superiori, quindi dalla quinta, dalla sesta e dalla settima dimensione. La triade superiore di cui fanno parte i geni solari, o Elohim, di biblica memoria, esseri composti prevalentemente di luce, dotati solo di corpo astrale e spirituale. Sono essi che coordinano l'eterno divenire del cosmo e sono in diretta sintonia con l'intelligenza onnicreante. Che cos'è l'intelligenza onnicreante? Partiamo dalla natura tripartita di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che personalmente da cristiano cattolico non ho mai compreso fino in fondo. L'intelligenza onnicreante è Dio, o per meglio dire, il suo pensiero. Allora, proverò ad usare la seguente metafora musicale per aiutarci a capire meglio di cosa stiamo parlando. Se il Padre è il compositore, l'intelligenza che pensa l'idea, e il Figlio è la partitura, l'idea manifestata del cosmo che viene direttamente dallo spirito creativo del compositore, spirito creativo che alberga nell'atomo di idrogeno, quindi nei soli, lo Spirito Santo è la vibrazione fondamentale, ovvero l'onda portante, che infonde l'energia e il dinamismo in ogni nota, cioè in ogni atomo,
e assicura che l'intera musica cosmica sia in armonia. Difficile, sì, ma quantomeno un po' si capisce. Ogni forma di vita intelligente nell'universo è uno specchio di Dio. Ve la ricordate l'immagine e la somiglianza della Genesi? L'uomo, nella sua triplice natura, rispecchia la natura tripartita di Dio. Attenzione, quelli che noi chiamiamo angeli sono quindi dei coordinatori dell'eterno divenire del cosmo e seguono i principi dell'unico Dio, dell'unico pensiero del Creatore. Quindi il Sole, oltre a essere un luogo fisico nel quale albergano gli spiriti superiori della quinta, sesta e settima dimensione, è una ghiandola che secerne Psiche, la psiche del pensiero creante. Se il Sole è una ghiandola che secerne Psiche, il pianeta Terra è una cellula di questo essere macrocosmico. Noi, all'interno della cellula, dovremmo essere degli enzimi piramidali che attivano e vivificano l'eterno divenire del pianeta che li ospita. Sta a noi scegliere se essere enzimi positivi che concorrono al dinamico ed armonioso sviluppo del corpo oppure enzimi negativi che portano ad una progressiva degenerazione dei tessuti. Quindi, parlando di psiche o psiche, che in greco significa anima o soffio vitale, ve lo ricordate il campo toroidale che parte dal nostro cuore, capiamo che le famose onde cerebrali hanno un potere molto più importante nella realtà di quello che pensiamo ed hanno un potere più potente quando si raggiunge l'unitarietà tra le frequenze dell'anima, il nostro cuore, e le frequenze dello spirito, il nostro intelletto. Quindi quando la nostra energia vitale cerca di essere un tutt'uno con la volontà e le intenzioni del nostro spirito, scintilla e vibrazione dell'intelligenza onnicreante, allora possiamo dire di aver raggiunto l'unità di anima e ragione. Nella prossima puntata vorrei esplorare insieme a voi quello che è il concetto di sintropia o retrocasualità e il grande tema della memoria dell'acqua. Cercheremo di capire come le forze sintropiche tramite l'acqua sviluppano nella nostra realtà le finalità dell'intelligenza onnicreante, cioè di Dio. Quindi l'acqua come mezzo di trasmissione della volontà divina nella vita biologica. La puntata di oggi finisce qui. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Vi auguro una buona giornata o una buona serata se state ascoltando questo podcast dalle 19 in poi. Arrivederci al prossimo episodio di Spiritosi Podcast. Pace su tutte le frontiere.